Ciao a tutti, carissimi amici e amanti del gossip. Bentornati, o benvenuti se siete nuovi da queste parti, al canale dove spulciamo le ultime news e i drammi che scuotono il mondo dello spettacolo, specialmente quello turco che, diciamocelo, ci regala sempre delle perle. Oggi, ragazzi, preparatevi perché vi racconterò una storia che ha fatto tremare le fondamenta del web turco e non solo. Stiamo parlando di Neslihan e Burak, una coppia che fino a poco tempo fa sembrava uscita da una favola romantica, ma che ora, diciamo solo che la favola ha preso una piega decisamente inaspettata e, diciamocelo, un po' folle. Parleremo di un anniversario shock, di un gesto, diciamo non convenzionale da parte di Neslihan, e analizzeremo insieme tutti i dettagli, cercando di capire cosa ha portato a questa escalation di eventi. Insomma, mettetevi comodi. Prendete qualcosa da sgranocchiare e preparatevi a rimanere a bocca aperta. E già che ci siete, se vi piacciono i contenuti di questo tipo, non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanella, così non vi perderete nessuna delle nostre prossime chicche. Bene, partiamo subito con la bomba. Neslihan e Burak, come dicevo, una coppia che sembrava perfetta. Giovani, belli, innamorati, le foto sui social media erano un inno all'amore eterno. Lui, attore emergente, lei, influencer di successo. Insomma, una power couple che faceva sognare i fan. E proprio in occasione del loro anniversario, il terzo per la precisione, tutti si aspettavano una dichiarazione d'amore epica, una vacanza da sogno, magari un anello scintillante. Tutto ciò che le coppie influencer amano ostentare per dimostrare, ironicamente, quanto sono normali. Invece, cosa succede? Neslihan pubblica un video che definire particolare è un eufemismo. Immaginatevi questo, musica drammatica in sottofondo, primi piani intensi del suo viso, quelle lacrime trattenute che sembrano gridare vendetta, e poi, boom, la confessione. Ma non la confessione d'amore che tutti si aspettavano. No. Neslihan confessa di aver, diciamo che ha personalizzato la macchina di Burak. E non una personalizzazione qualsiasi, E quando dico personalizzato, non intendo un bel fiocco regalo o un adesivo divertente con la scritta Just Married, anche se, pensando alla situazione attuale, la scritta sarebbe più Just Dumped. No, intendo qualcosa di molto più permanente. E non in senso positivo. Sembra, secondo fonti molto vicine alla coppia, e qui vi assicuro che le mie talpe sono tra le più informate del jet set turco, che Neslihan abbia utilizzato una bomboletta spray, di un colore decisamente acceso, un fucsia shocking che sembrava urlare sono furiosa, e abbia ricoperto la macchina di Burak con scritte e disegni, diciamo, non proprio lusinghieri. Ovviamente, il video è diventato virale in un batter d'occhio. I commenti si sono sprecati, le teorie si sono moltiplicate. C'è chi la definisce una pazza furiosa, un'isterica senza controllo, chi una geniale artista ribelle che ha trasformato il dolore in arte, chi una donna ferita che ha reagito in modo esagerato ma comprensibile. Insomma, un vero e proprio caso mediatico che ha acceso i riflettori su una coppia che, fino a quel momento, sembrava navigare in acque tranquille. Ma, come si dice, l'apparenza inganna. Ma la domanda che tutti si pongono, e che mi pongo anch'io insieme a voi, è: perché? Cosa ha spinto Neslihan a compiere un gesto del genere? Un gesto che, diciamocelo, ha richiesto una certa pianificazione e una dose notevole di sangue freddo. E qui, cari miei, entrano in gioco le voci di corridoio, i rumors succulenti, le indiscrezioni piccanti che circolano nel mondo dello spettacolo turco. Un mondo fatto di lustrini, paillette, soprattutto, di tantissimi segreti. Sembra, infatti, che dietro l'apparente felicità della coppia, dietro quei sorrisi smaglianti e quelle pose studiate per i social media, si nascondesse una realtà ben diversa. Una realtà fatta di ombre e di silenzi. Si parla di tradimenti, i tradimenti, il pane quotidiano del gossip, di bugie, di incomprensioni insanabili, di promesse infrante. Alcune fonti, particolarmente ben informate, sostengono che Burak avesse una relazione segreta, una liaison clandestina, con un'altra attrice, una sua collega sul set dell'ultima serie televisiva che ha interpretato, una serie che, ironia della sorte, parlava proprio di una coppia felice. Altri, invece, parlano di problemi di gelosia da parte di Neslihan, una gelosia ossessiva e soffocante,
che la portava a sentirsi trascurata e messa in ombra dalla crescente popolarità del suo fidanzato. Un fidanzato che, diciamocelo, stava vivendo un momento d'oro nella sua carriera. Sembra che Neslihan non sopportasse l'idea di essere considerata la fidanzata di, ma volesse essere riconosciuta per i suoi meriti, per il suo talento, per la sua influenza. Insomma, un mix esplosivo di fattori che, a quanto pare, è culminato con questo gesto folle, impulsivo e, diciamocelo, anche un po' liberatorio di Neslihan. Un gesto che, diciamocelo di nuovo, è sicuramente fuori dagli schemi, ma che forse, in qualche modo, esprimeva la sua frustrazione, il suo dolore, la sua rabbia repressa. Un urlo silenzioso trasformato in un atto vandalico con tanto di video e colonna sonora drammatica. E Burak? Come ha reagito a tutto questo? Beh, inizialmente sembra che sia rimasto senza parole, paralizzato, incapace di elaborare quello che stava succedendo. Immaginatevi la scena. Ti svegli la mattina del tuo anniversario, pieno di aspettative romantiche, sogni un risveglio dolce e coccoloso. Magari una colazione a letto con tanto di fiori e champagne, e invece trovi la tua macchina, la tua amata a 4 ruote, trasformata in un'opera d'arte, discutibile. Sembra che sia rimasto letteralmente scioccato, incapace di proferire parola, con la mascella spalancata e gli occhi sgranati. Poi, però, è arrivata la reazione. Non una reazione violenta, aggressiva, come molti si aspettavano, non una scenata pubblica con tanto di urla e insulti, ma una reazione strategica, calcolata, studiata a tavolino. Burak, infatti, ha pubblicato sui suoi social media, sempre loro, sempre protagonisti di queste vicende, una foto della sua macchina rivisitata da Neslihan, accompagnata da una didascalia enigmatica, sibillina, che ha lasciato tutti ancora più confusi. L'amore è un'opera d'arte in continua evoluzione. Una frase che ha lasciato tutti a bocca aperta, interrogandosi sul suo significato. Un modo per sdrammatizzare la situazione, per minimizzare l'accaduto? Un tentativo disperato di salvare la faccia, di preservare la sua immagine pubblica? O forse, un segnale di perdono, un messaggio subliminale rivolto a Neslihan? Nessuno, al momento, lo sa con certezza. L'unica cosa certa è che Burak ha dimostrato di essere un vero professionista, un maestro della comunicazione, capace di trasformare un disastro in un'opportunità. Quello che è certo è che questa vicenda ha scatenato un dibattito molto acceso, una discussione animata, sull'amore, sulla gelosia, sulla vendetta, sui limiti della privacy, sull'uso dei social media, sui confini tra pubblico e privato. Molti si chiedono se Neslihan abbia esagerato con il suo gesto, se abbia superato il limite, se abbia avuto il diritto di esporre pubblicamente i suoi problemi di coppia, se abbia violato la privacy di Burak, se abbia danneggiato la sua immagine e la sua carriera. Altri, invece, la difendono a spada tratta, la sostengono con forza, affermando che abbia avuto il coraggio di reagire in modo autentico, spontaneo, senza filtri, che abbia avuto il diritto di esprimere la sua rabbia, il suo dolore, la sua frustrazione, che sia stata vittima di un tradimento e che abbia reagito come qualsiasi donna ferita farebbe. Insomma, un caso che divide l'opinione pubblica, che crea schieramenti opposti, che solleva interrogativi importanti e che dimostra quanto sia fragile e complesso il mondo delle relazioni amorose. E come andrà a finire questa storia? Riusciranno Neslihan e Burak a superare questa crisi, a ricucire lo strappo, a ricostruire il loro rapporto? Si perdoneranno a vicenda, dimenticheranno il passato, guarderanno al futuro con ottimismo? Torneranno insieme, più forti di prima, pronti a ricominciare? Oppure, la loro relazione è giunta al capolinea, è destinata a finire nel dimenticatoio, a diventare un lontano ricordo? Al momento, è impossibile dirlo con certezza. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare, osservare, seguire gli sviluppi della vicenda, affidandoci alle nostre fonti e alle nostre intuizioni. Quello che sappiamo è che la loro storia è diventata un caso mediatico di portata internazionale, un esempio di come i social media possano amplificare e distorcere la realtà, di come la vita privata possa diventare di dominio pubblico in un batter d'occhio, di come un semplice gesto possa scatenare un uragano di emozioni e di reazioni. E voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Siete dalla parte di Neslihan, comprensive e solidali con la sua reazione impulsiva? O dalla parte di Burak, vittima di un atto vandalico e di un'esposizione mediatica non richiesta? Credete che Neslihan abbia esagerato con il suo gesto, che abbia commesso un errore imperdonabile?
Oppure, pensate che abbia avuto il diritto di reagire in quel modo, di far sentire la sua voce, di vendicarsi del tradimento subito? Lasciate i vostri commenti qui sotto, sono davvero curiosa di sapere la vostra opinione. Voglio un dibattito acceso, costruttivo e, soprattutto, pieno di gossip. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto riflettere e, soprattutto, che vi abbia tenuto compagnia in questi minuti. Abbiamo analizzato insieme questa storia pazzesca, incredibile, assurda, tra Neslihan e Burak, cercando di capire cosa ha portato a questo gesto folle, impulsivo, esagerato di Neslihan. Abbiamo visto come un anniversario che doveva essere un momento di gioia, di amore, di celebrazione, si è trasformato in un vero e proprio incubo mediatico, in un dramma che ha sconvolto il mondo del gossip turco e non solo. Abbiamo discusso delle possibili cause di questa crisi, dei rumors che circolano nel mondo dello spettacolo turco, delle indiscrezioni, dei segreti, delle bugie, dei tradimenti, delle gelosie, delle frustrazioni, delle reazioni del pubblico, dei commenti sui social media, delle dichiarazioni dei protagonisti. Insomma, abbiamo cercato di fare chiarezza su una vicenda che ha fatto discutere il mondo intero, che ha sollevato interrogativi importanti, che ha messo in luce le fragilità e le contraddizioni del mondo delle celebrità. Spero che abbiate apprezzato il mio racconto, che vi siate divertiti insieme a me, che abbiate imparato qualcosa di nuovo e che abbiate trovato spunti interessanti per le vostre riflessioni. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici, con i vostri follower, con tutti gli amanti del gossip, e di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E soprattutto, non dimenticate di lasciare i vostri commenti qui sotto. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate di tutta questa storia, se avete qualche informazione in più da condividere con me, se avete qualche teoria da proporre, se avete qualche domanda da farmi. Grazie ancora per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo appuntamento con il gossip. Preparatevi, perché ho in serbo per voi altre storie pazzesche, altre vicende incredibili, altri drammi che vi terranno col fiato sospeso. Un bacio a tutti! Ciao! E ricordate, il gossip è vita. O quasi.